Ebbene sì, cari amici del canale, siamo arrivati, come dicevate voi e avevate ragione, a 40.000 iscritti. Non mi sembra vero, ragazzi, in così breve tempo. Questo dimostra che la passione per questo canale è alta e avete veramente voglia, intenzione e desiderio di creare il vostro impianto fotovoltaico, eolico e quant'altro. Questo è un momento in questi 40.000 dove voglio fare un po' di delucidazione, poi tratteremo due aspetti fondamentali importanti. Di solito a 10, 20, 30, 40 arriveremo a 50, poi da 50, dato che si sta viaggiando troppo velocemente, passerò ai 100.000 e dalle statistiche di YouTube sembrerebbe, grazie a voi, che a 100.000 dovrei arrivarci a dicembre. Bene, vediamo poi la targa YouTube che dovrò apporre qua, sinceramente non lo so. Detto questo, ragazzi, un po' di chiarimenti. Allora, innanzitutto vi ringrazio per tutto il supporto che date anche attraverso le donazioni sul canale, attraverso PayPal, veramente di questo vi ringrazio. Tutto questo contribuisce a tutti gli esperimenti che posso fare e oggi farò un esperimento che è distruttivo, nel senso che alla fine, dopo le videate, sono andato a controllare, non è successo niente, quindi il test che vi farò vedere è andato a buon fine, se no avrei distrutto 12 pannelli fotovoltaici e dopo vi spiego in che modo. Del resto lo sapete, sul mio canale faccio i test, li metto a vostra disposizione e vi ringrazio anche quando contribuite. Ringrazio anche tutti coloro che partecipano ai webinar, perché in questo modo, attraverso webinar, sarebbe web seminar, attraverso questa scuola molti stanno imparando cose fondamentali e poi si fanno aiutare, se non sono elettricisti e installatori, da elettricisti, da persone qualificate per fare il loro impianto. Invece, ragazzi, una novità assoluta di questi 40.000 che non mi sarei aspettato, ma è successo, è che tantissimi elettricisti, installatori o persone che sono capaci, si sono messe insieme a fare una società, come nel caso anche di un carissimo amico del canale della Sicilia, ebbene, hanno aperto un'azienda e stanno installando sistemi fotovoltaici. Ovviamente c'è l'elettricista, c'è il commerciale. Ora, con questo vi dico la mia soddisfazione personale, cioè in un clima di crisi, di carenza di lavoro, eccetera, ebbene, questo canale sta creando aziende, questo canale sta generando lavoro. Ragazzi, ma vi rendete conto? Ma io non pensavo che sarei arrivato a questo punto e ci sono arrivato e questo canale sta andando avanti alla grande. Mi hanno chiamato anche tante aziende per recensioni eccetera e sto valutando, alcune sì, alcune no, quindi è esploso. È esploso, lo dicevate voi, molti di voi hanno detto: Gianni, questo canale arriva a 100.000 prima di fine anno. Io dico fine anno in base alle statistiche, ma soprattutto la soddisfazione di avervi tutti così partecipi nei messaggi, di vedere aziende che si aprono, come dicevo prima. Non ho parole, grazie a tutti voi, perché siete voi, attraverso la visualizzazione dei miei video, che incrementate questo canale. Di cosa parleremo oggi, ragazzi? Parleremo di due aspetti, l'avete visto nel titolo. Ci sono, quando montiamo gli impianti, sempre delle discrepanze, cioè qualcosa succede di positivo e qualcosa succede di negativo. Oggi vogliamo identificare due di questi fenomeni elettrici, uno positivo e uno negativo, e avete visto nel titolo, uno riguarda i pannelli fotovoltaici e l'altro riguarda i relay. Il primo sarà positivo e il secondo negativo. Come dico sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e buona visione. Ebbene, ragazzi, di cosa parliamo? Di pannelli fotovoltaici. Quando montiamo i pannelli fotovoltaici, questi vengono messi in serie o in parallelo a seconda delle configurazioni, se è una casa, se è un camper, eccetera, e questi cavi arrivano al regolatore di carica. Ora, cosa montiamo? Un regolatore di carica PWM o MPPT? La differenza tra i due è semplice. Il PWM è una sorta di interruttore on-off, cioè accende e spegne. Ora, è per quello che diciamo che l'MPPT rende di più del PWM. Il PWM è più semplice, più economico, ma l'MPPT è più efficiente. Di quanto? Di circa 20-30% massimo. Ora, non tutti sanno, e soprattutto i fornitori non lo spiegano, che questo 30% in più, 20% in più, è solo a una condizione, si ha solo ad una condizione,
quella che i pannelli non stiano cuocendo, perché i messaggi che lanciano i pannelli all'MPPT sono tali in funzione del flusso dell'energia che si ha una riduzione drastica di questo 30% se i pannelli scottano, se i pannelli sono caldi. Ed è ovvio che quando il sole gli picchia contro e le temperature sono alte, i pannelli sono caldi, arrivano a 50, 60, 70 gradi. Gli amici del canale di Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania e anche qua in Abruzzo, cioè in estate i pannelli cuociono. Bene, l'MPPT non produce più il 30% in più, ma si allinea al PWM. Ecco perché l'MPPT va bene o nelle zone nordiche oppure dappertutto in inverno, dove la temperatura è al di sotto dei 20-22 gradi. Bene, cosa ho fatto oggi? Ho fatto un esperimento, adesso vi porterò in laboratorio a vederlo. Ho voluto bagnare i pannelli abbondantemente, raffreddarli, lavarli, sciacquarli. Quando ho fatto questo? In pieno sole, quando erano caldi. Quindi ho misurato con l'amperometro gli ampere prodotti dai pannelli quando erano a mezzogiorno in piena esposizione, dopodiché li ho lavati, bagnati e poi sono corso giù a misurare gli ampere. Ebbene, scoprirete da soli cosa è successo, ma dopo il video vi dirò perché questo non va fatto. Ecco perché all'inizio dicevo ho rischiato i pannelli. Chiaramente sono test, chiaramente sono idee, chiaramente sono prove, quindi se mi seguite nelle prove vi pigliate i pro e i contro. Ecco perché vi dico analizzate prima i video, valutate bene la fattibilità delle cose. Bene, seguitemi perché pieno sole, pannelli a manetta, vediamo quanti ampere producono, dopodiché torniamo qui in studio, vediamo un attimo di fare dei commenti sulla prima fase e dopodiché parleremo della seconda, cioè quella del raffreddamento dei pannelli e dell'ottimizzazione dell'MPPT, cioè del regolatore di carica. Buona visione, andiamo avanti, seguitemi in laboratorio. Innanzitutto ragazzi, eccoci in laboratorio, partiamo dalla batteria che già conoscete. Abbiamo l'equalizzatore attivo, abbiamo il BMS, in questo momento è fermo, quando poi si scalderanno i MOSFET partirà la ventolina di raffreddamento e lo shunt mi dice che siamo al 93%, praticamente la batteria è stracarica e abbiamo 1,6 kW in ingresso dai pannelli e si trova a 258 A, praticamente da 280 sarà piena, manca pochissimo. Quindi in questa condizione di sole vediamo come si stanno comportando i pannelli e saliamo, avviciniamoci quindi, qui vedete tutto l'impianto, ormai lo conoscete, qua siamo in laboratorio e ci avviciniamo adesso alle PEVER e vediamo un attimo, ho messo anche una pinza amperometrica che mi sta segnando 30,4 ampere in ingresso dal fotovoltaico. Vedete, questa è la pinza montata qui c'è il passaggio ovviamente dall'SSR che in questo momento, nonostante i kilowatt che stanno entrando, non è per niente caldo, anzi è caldo sì, ma non è scottante. A questo punto vediamo il quadro cosa ci dice. Andiamo, eccoci qua, 72 volt e gli ampere sono 29,1, quindi siamo all'incirca sui 30 ampere che segnava, ecco qua, 38, piccole oscillazioni perché questo lo sceglie l'algoritmo dell'MPPT. A questo punto abbiamo anche qui 30 ampere in ingresso e quindi abbiamo diciamo la stessa lettura e abbiamo i pannelli che sono caldissimi, sono bollenti ovviamente. Qui siamo a mezzogiorno in Abruzzo, non si scherza, siamo a giugno e i pannelli sapete che sono appoggiati un po' a terra con qualche angolazione, un po' con 30-35 gradi sul muro. Andiamo a vedere adesso, raffreddando i pannelli con l'acqua e quindi portandoli a una temperatura molto più bassa, scenderemo poi istantaneamente qui per vedere se qualcosa è cambiato in termini di produzione dei pannelli. Qui vediamo anche un altro dato importante, se noi scorriamo abbiamo 73 volt per 29 ampere, 29-30 ampere dai pannelli
E poi se andiamo avanti abbiamo il fattore batteria, cioè 55,1 come avete visto, oramai carica, per 38 ampere, perché la trasformazione poi da tensione più alta a più bassa modifica gli ampere in salita. Quindi rimaniamo invece su quel dato che abbiamo visto sui pannelli, che è 72 volt, ovvero circa 29-30 ampere di produzione, ben evidenziata anche dalla pinza amperometrica. Ok ragazzi, poche parole, non è successo nulla. Amperometro, abbiamo visto quanto produce, 29 ampere, è mezzogiorno. Bene, adesso vediamo la seconda fase, cioè quella che misura gli ampere dopo il raffreddamento, e dopo torneremo qui. E vediamo i pannelli che sono praticamente caldissimi. Qui l'MPPT non riesce a produrre quello che deve. Andrò ad accendere l'acqua e andrò quindi a bagnarli, cosa che non si fa, dopo ve lo spiego bene in studio. Andrò a raffreddarli e poi scendiamo immediatamente giù per vedere il comportamento dell'MPPT. Eccoci ragazzi, il lavaggio dei pannelli, cosa che non va fatta mai, poi ve la spiego in ufficio. Qui li abbiamo raffreddati, adesso scendiamo subito e vediamo se la produzione è aumentata. Ragazzi, sono sceso in laboratorio dal tetto rapidamente e vedo qui un'oscillazione sui 37-38 ampere. E questa seconda fase è quella significativa che conclude l'esperimento. Avete visto, da 29 ampere siamo arrivati a 37-38. C'era una piccola oscillazione perché l'acqua doveva ancora asciugare bene dappertutto. Però ragazzi, da 30 a 38, 39, 37, quant'era? Da 29 a 37, insomma, siamo al 20, 25, 30% in più. E non è poco, su una giornata è tanto. Bene, ma quindi cosa facciamo? Dobbiamo raffreddarli? Assolutamente no. Il mio test è stato un test di rischio, perché sennò avrei dovuto fare la prima videata adesso e poi aspettare l'inverno quando le temperature erano più basse. L'ho fatto per voi, per noi, per tutti, ok? Ma già lo sapevo perché li ho già fatti negli anni a bizzeffe di queste cose. Sino ad oggi non mi è esploso neanche un pannello, ecco la pericolosità. Cosa può succedere? Parliamo di vetro temperato, parliamo di capacità di reagire alle escursioni termiche superiori a una lastra di vetro semplice, ma ragazzi, il rischio che i pannelli a 60 gradi, 70, quanto possono arrivare mentre gli buttiamo acqua fredda, esplodano è altissimo. Ecco perché vi dico chiaramente: non fatelo. Se bagnate i pannelli, soprattutto con acqua come ho fatto io di pozzo, che era a 14 gradi, su pannelli da 60 e passa, cioè rischiate veramente di frangere il vetro e lo vedete scoppiare in 1000 pezzettini come quelli della macchina. Questo è un canale energia fai da te ragazzi, lo dico a volte ad alcuni che mi scrivono i commenti, non è il canale Lifepo 4 o il canale Piombo, questo è un canale dove tratteremo tutte le tipologie di energia. Avete visto che abbiamo fatto anche energia sulla barca a vela, tratteremo anche quegli aspetti, poi passeremo all'idroelettrico, cioè un canale questo che veramente dà la possibilità, a seconda delle condizioni in cui vi trovate e vivete, avete il sole, avete il vento, avete l'acqua, ebbene potrete sviluppare, avete la barca, avete il camper, sviluppare quelle che sono energie mirate per la vostra condizione personale. Ora, questo video dovuto al fatto che è dedicato ai 40.000 iscritti, quindi è un video speciale, ecco perché io ho parlato di questa cosa qua, vi dà cultura, vi dà importanza e soprattutto capite la differenza tra PVM e MPPT, quando funziona meglio l'uno e l'altro, come può funzionare meglio l'MPPT, poi valutate voi cosa fare
in funzione di queste nozioni. La seconda parte di questo video parlerà dei relè. Cosa usiamo nei nostri impianti? Non tanto negli ibridi perché abbiamo delle difficoltà, però con tutti gli altri inverter usiamo i relè che staccano i pannelli in caso di anomalia. Questi relè possono essere a bobina, classici, a bobina anche ex macchina, questi sono da auto, e a bobina piccolini se abbiamo un impianto piccolino. Abbiamo questi a presa DIN con l'attacco proprio DIN da quadro, e abbiamo anche potenti, questo bello potente, molto potente. Guardate che, non so se lo vedete, dentro ha proprio due lamelle che... questo quanti ampere? 12 volt, 500 ampere, mamma mia. Oppure abbiamo anche questo, ecco, questo è potente. Oppure abbiamo questi qua, che sono gli SSR, che sono quelli che io prediligo. Ora voglio parlarvi di un effetto della corrente che quando create un impianto potete non contemplare e potrebbe distruggere il regolatore di carica. Ovvero, la corrente continua e la corrente alternata, sarò breve e conciso come al solito, non voglio farvi qua un corso universitario. La corrente continua e la corrente alternata lavorano in maniera diversa. Ora, la corrente continua, ecco perché io dico sempre fate i vostri impianti a 3 pannelli, 4 pannelli, 100 volt, 110, 120, 150. La norma dice per la sicurezza 120. Ora, io su questo canale considero sempre le tensioni basse, fino a 120 volt, per questioni di sicurezza. Ora, cosa succede? Quando lavoriamo con tensioni anche intorno ai 130, 140, 200, 300, la corrente continua può diventare curiosa. Perché? Perché quando da un relè classico, che sia anche questi da macchina, ma anche questo grosso, quando un relè si sgancia, non so se lo vedete qua, però adesso cerco di avvicinarmi, le due lamelle del relè, cioè il contatto, quando sono attaccate sono a zero. Quando si staccano c'è 1 millimetro, 2 millimetri, 3 millimetri massimi, ebbene la corrente continua passa, non viene interrotta e si forma proprio questo fenomeno che si chiama arco voltaico. Ok? Cioè l'arco è praticamente questo passaggio di corrente attraverso le due lamelle che si sono staccate e non interrompe il flusso. Mi spiego meglio: la tensione, gli ampere si vanno per quello si dice che l'arco è intelligente, perché si vanno a bilanciare a modo loro a secondo della distanza, a secondo della potenza, ma quello che passa è sempre la stessa potenza. Ora, se abbiamo attaccato un relè classico al nostro fotovoltaico e abbiamo alzato la tensione, abbiamo tanti pannelli, abbiamo 10, 12, 15 ampere, 20 e vogliamo a un certo punto salvarli, abbiamo messo il relè, nel momento in cui succede un'anomalia nel BMS che stacca tutto l'impianto, il relè si spegne. Spegnendo l'alimentazione del relè, quella bobina sgancia. Sganciando le lamelle si allontanano, ebbene fa niente, perché l'arco passerà, si creerà questo arco che farà passare la corrente bruciando il regolatore di carica perché non trova più la connessione della batteria. E questo ve lo faccio vedere attraverso adesso 2 esperimenti. Il primo, per farvi capire che cos'è l'arco, lo farò attraverso una batteria e 2 carboni. Sono questi. Questi sono 2 carboni, non sono normali. Questi li ho presi forse 30 anni fa da un cinema dove sono andato a smontare tutto l'impianto elettrico del proiettore della pellicola. Come funzionava il proiettore? Io sono andato 30 anni fa, ma questo era un impianto di 60-70 anni fa. Il proiettore ai tempi era una parabola che concentrava la luce prodotta da questo era dietro, in centro alla parabola, e c'era un meccanismo automatico che metteva in contatto i carboni. Ovviamente questo produceva corrente,
dopodiché li staccava di 1, 2, 3 mm e questi producevano l'arco voltaico che passava, cioè la tensione continua passava da lì, producendo una luce luminosissima e la parabola a specchio dirigeva verso la pellicola e veniva proiettata con le lenti a distanza nel cinema. Questi erano i primi cinema ad arco voltaico. Ora ho preso questi carboni e ce ne ho alcuni perché ho ottenuto alcuni componenti vintage di questa storia dei proiettori antichi. E cosa ho fatto? Ho attaccato ovviamente due cavi di rame, positivo e negativo, l'ho attaccato a una batteria e ho fatto la connessione. Dopodiché, ovviamente a mano, perché quello sul proiettore era un meccanismo che poi avanzava pian piano e teneva l'arco veramente vicinissimo, ma con l'occhio, ovvio che a occhio nudo non si vedeva, però c'era la distanza di questi 2-3 mm. Lo faccio adesso in batteria, quindi poi lo metterò in contatto, quando arrivano in temperatura li stacco leggermente, vedrete la luce che aumenta. Ovviamente non riuscirete a vedere l'arco e la distanza perché c'è la luce che abbaglierà la camera, però è così, questo è un fenomeno elettrico ben chiaro. E allora passiamo subito all'esperimento. Prima lo farò con la batteria e l'arco per farvi vedere qual è il principio proprio fisico, chimico, elettrico. E dopodiché torniamo qua in studio, faremo le considerazioni e poi andremo a fare lo stesso esperimento con le bobine. Quindi con questi relè andremo a vedere che cosa succede in diretta sulla corrente. Seguitemi questa volta all'aperto. Siamo in pieno giorno col sole e ho preparato questa semplice strumentazione, una batteria alla quale ho attaccato due cavi di una certa portata e qui ho messo esattamente i due carboni che avete visto prima in studio, positivo e negativo. Adesso vediamo la reazione istantanea che si crea quando toccherò col positivo il negativo. Ebbene, si sta innescando l'arco voltaico. Siamo in pieno giorno eppure la luminosità che crea è incredibile. A questo punto io distacco i due carboni eppure la corrente passerà con un arco di circa 2-3 mm. Non potete vederlo chiaramente nell'immagine telecamera, ma è esattamente così. I carboni adesso sono distanti di qualche millimetro e questa è la reazione dell'arco voltaico. Chiaramente ogni tanto si disinnescano e io devo ritoccarli perché ovviamente li sto tenendo con la mano, ma con il meccanismo automatico che faceva funzionare in passato le lampade per i cinema, questo è quello che si creava. Avete visto ragazzi? Affascinante, lì si è tornati indietro veramente di tanti e tanti anni ed è quello che succedeva. Ora se torniamo al nostro impianto fotovoltaico, abbiamo pensato di proteggerlo con queste bobine, va benissimo, però se abbiamo alzato la tensione, bene, la tensione alta comincia a camminare attraverso le lamelle seppur distaccate. Passiamo subito in laboratorio a vedere questa sperimentazione che riguarda proprio un relè di questa tipologia usato per sganciare e che invece purtroppo non sgancia. Vediamo cosa succede al relè in questo video che ho dovuto tagliare e montare e che chiarisce bene questo aspetto. Seguitemi.
Avete visto ragazzi? Nel primo spezzone, primo tentativo è andato bene, secondo, terzo, ma già al quarto, quinto cominciava a sfiammare, all'ultimo il relè si è bruciato. Ora, solo nel primo, dove si è vista la lamella che si sganciava e non si formava l'arco, avremmo salvato l'impianto. Ma negli altri, dove la lamella si sganciava ma l'arco restava, lì passava corrente, il regolatore di carica non aveva più la batteria e si bruciava. Questa è una cosa che nel mio canale ho buttato qua come se fosse un tentativo di soluzione di problemi come quella del BMS. Togliamo il BMS ma ancora non si può, perché tutti questi test e queste domande le ho poste ai fornitori che purtroppo mi rispondono: Gianni, non abbiamo una risposta, diciamo solo e soltanto a tutti i nostri clienti: attaccate la batteria, non sganciatela mai, non va mai sganciata se non sganciate il sole. E questo l'ho detto anch'io 100 volte, quindi ricordate ancora: non lasciate il regolatore di carica attaccato al sole mentre staccate la batteria, sempre sganciare prima quel magneto termico e poi sganciare la batteria. Questa è una cosa importante. Regolatore di carica, sganciate il sole, spegnete l'inverter, staccate la batteria. Queste sono le procedure. Il contrario: attaccate la batteria, accendete l'inverter, attaccate il sole. Tanti regolatori di carica si bruciano se fate qualcosa di diverso da questo, è importante. Ora la domanda è questa: ma con gli SSR succede la stessa cosa? Perché l'SSR non ha una bobina che sgancia. Qui come funziona? Quando viene alimentato c'è dentro un diodo luminoso che proietta una luce all'interno di questo circuito, e chi legge la luce dice: ok, mi chiudo, faccio passare la corrente. Quando interrompiamo non c'è più la luce e lui dice: ok, non faccio passare più la corrente. Ebbene, da prove effettuate fino a 120 volt questi funzionano tranquillamente. Anche questi, ma in maniera dubbiosa. Questi invece vanno benissimo. Ecco che dai miei test rimango sempre sugli SSR, anche se vanno un po' in temperatura perché consumano un po' di corrente, ma ci salvano l'impianto. Quindi con le tensioni che consiglio, basse a 120 volt, e l'uso degli SSR, questo fenomeno l'abbiamo attenuato. Io chiaramente, facendo impianti sempre 120-130, non sono andato oltre, e sinceramente farò un test nel tempo, ma non so ancora se questi andranno bene con la 300-400 volt, anche perché bisogna vedere la portata stessa del relè, perché di solito sono tutti a 220 volt, poi ci sono anche i 400, i 300 eccetera. Quindi è tutto un po' da analizzare. Con questi sganciano, con questi a volte sì e a volte no, dipende da quanti pannelli abbiamo connesso. Certo, una roulotte con un pannellino 2 è agevolata rispetto a una casa con diversi pannelli in serie e poi in parallelo, e buttano dentro corrente continua e tanta tensione insieme a questa corrente. Vediamo oltre a questi qual è un apparecchio che noi utilizziamo di solito e che potrebbe, in funzione della corrente continua, darci delle problematiche. Ebbene, l'altro prodotto che usiamo in tutti gli impianti e che si potrebbe rovinare o potrebbe far passare la corrente è esattamente il magneto termico. Il magneto termico anch'esso ha il flusso di corrente che passa, e noi quando stacchiamo questo 32 A, questo 63 A, ebbene, quando noi stacchiamo siamo sicuri che ha sganciato o la corrente passa? Ma attenzione, di quale magneto termico stiamo parlando? Stiamo parlando per caso di quello che va dalla casa all'inverter? No, perché è corrente alternata. Stiamo parlando di quello che va dall'inverter alla casa, cioè che continua quello che abbiamo interrotto, perché i nostri impianti fai da te non sono connessi alla rete per cedere alla rete. Quello lo scambio sul posto, 110%, conto energia. Noi non facciamo questo. Quindi se non è il magneto termico dell'alternata che arriva al relè dell'inverter e che dà corrente alle batterie o alla casa quando non c'è più le batterie o quando vogliamo caricare le batterie, ma non al contrario. Se non è il magneto termico che dall'inverter esce e va alla casa, allora di quale magneto termico stiamo parlando? Ebbene, stiamo parlando di quello del quadro fotovoltaico, dove abbiamo l'arrivo delle stringhe, abbiamo i fusibili,
abbiamo il ponte con gli scaricatori di tensione e poi abbiamo il magneto termico. Cavo positivo e negativo entra qua e da qui poi va al regolatore di carica. Bene, questo è attivo. Vogliamo staccare? Stacchiamo. Ma per far sì che si stacchi, che sia 10 A, 32, 63, quello che volete voi, questo non può essere quello che usate a casa per corrente alternata, ma questo magneto termico deve essere per corrente continua 1000 volt e degli ampere che vi servono. Allora sì, perché il tipo di sgancio qua è diverso da quello dell'alternata. Questo va proprio a separare le lamelle. Ci sono addirittura quelli belli che costano tanto che si chiamano magnetotermici a camme, ok? Ma questi vanno anche benissimo. Quando sganciate questo, la corrente continua viene interrotta perché il meccanismo interno è fatto per la corrente continua, quindi non è quello di casa. Ci vuole un magneto termico in corrente continua 1000 volt, ma c'è 800, 500. Io compro solo i 1000. Possono andare bene anche gli altri, se avete tensioni basse, io piglio i 1000 perché non mi fido quando dicono 500, io sono a 100. Quindi compro 1000 volt in corrente continua degli ampere che mi servono, belli sovradimensionati. Ragazzi, anche questo video è arrivato al termine. Abbiamo visto l'importanza degli SSR in paragone con quelli a bobina, abbiamo visto l'importanza di restare bassi con la tensione anche sotto questo aspetto per evitare l'arco voltaico, e abbiamo visto alla fine questo raffreddamento dei pannelli. Spero il video vi sia piaciuto e non pensiate che mi metta a irrigare i pannelli, anche perché ci vorrebbero i microgetti dell'irrigazione, rubinetti, ria, tubi e quant'altro, e lo sapevo che finiva così, ragazzi. Buona visione, buona sperimentazione.